Ciao a tutti amici, ho voluto fare questo video perché ho avuto per qualche tempo questa Nord Stage qui a casa, la Revision B, un classicone, la prima Nord Stage, 88 tasti, Revision B, e ho voluto fare un video nel 2000 ormai 24, così, giusto per fare un'analisi della situazione, cioè della possibilità di utilizzarla ancora, che chiaramente, come spesso capita nel caso di Nord, sì, si può usare ancora e come, cioè nel senso che è chiaro che uno dei problemi che viene sempre preso in considerazione è quello dello spazio a disposizione dal punto di vista della sezione del piano e dei piani elettrici e tutto il resto, quindi dello spazio in memoria per sistemare i propri suoni. Devo dire che qui io ho fatto una scelta, ho scelto di utilizzare solamente poche cose, quindi a parte il clavinet, ho messo lo Steinway D e poi ho messo lo Sparkle Top, ma in realtà ho ancora spazio all'interno. Ho scelto questi due solamente perché, sinceramente, per quello che dovevo fare andavano benissimo. Chiaramente, come sapete, alcune librerie non si possono utilizzare, nel senso che alcune librerie non vengono lette da queste vecchie. Ci sono anche dei suoni di pianoforte che non vengono letti, come il White Grande, come quello l'ultimo che è uscito. Però per quanto riguarda, insomma, il resto dei suoni di pianoforte ci sono tutte le varie misure, no? E lì anche lì c'è da vedere perché io li ho riprovati tutti e a dire la verità, devo essere sincero, anche le versioni small che sono senza il campionamento con la damper resonance inserita in parti più ampie o meno ampie della tastiera, hanno un comportamento che è quello di un buon campionamento senza il campionamento con il damper premuto. Almeno questo è quello che ho capito io, è sempre un po' così, un dilemma sapere esattamente come vanno le cose. Devo dire che il suono è molto bello. Questo è un Lady D XL, in questo caso, large, non è XL perché non c'è l'XL, c'è solo il large. Se vi piace Lady D su questa tastiera suona così, insomma. Ecco, farei un'analisi da vari punti di vista. Allora, dal punto di vista pianistico, indubbiamente è ancora uno strumento valido se non si vogliono tanti suoni differenti, ma del resto, cioè, abbiamo fatto a meno di tanti suoni differenti per tanto tempo. Ora ci sono, è vero, ma è anche vero che questa la si trova a un prezzo decisamente più basso delle ultime. Questo viaggio a ritroso in questo senso nel mondo nord io lo faccio sempre per un motivo di percezione della risposta dello strumento. Non so come spiegarlo. La tastiera fa rumore perché è vecchia, tutto quello che volete, ma dal vivo mica la sente nessuno. Chiaro, se dovete suonarci in casa di notte, ecco, magari può essere un problema, ma dal vivo non è assolutamente un problema. La qualità e la dinamica sono la cosa che mi lascia sempre di stucco. Di questi modelli vecchi, perché non so spiegarlo, ma a parte il fatto che mi sono preparato queste patch col pedale col controller a pedale. Come sapete il funzionamento è lo stesso di quelle nuove, eh. C'è una sezione synth, una sezione organ e una sezione piano, ci sono gli effetti, ci sono la simulazione dell'amplificatore, compressore, reverbero, c'è tutto, non manca niente da questo punto di vista. Ci sono due pannelli e quindi si possono sovrapporre due pianoforti, due organi, due synth, tutto insieme e tutto il resto. Infatti avevo fatto per esempio questa patch
aftertouch. Questo è un esempio. Poi questo piano elettrico. Ho riscoperto lo Sparkle Top perché in realtà non lo usavo. Però ho fatto degli esperimenti perché ho fatto le prove qui a casa con la band, con le casse, così, e mi sono trovato bene, ma non solo con questo, anche con quelli tradizionali più vecchi, anche quelli più piccolini, no? Perché questo è 14 mega, se non ricordo male, tornando al problema dello spazio. E clavinet, qui come sapete è tutto molto semplice, basta assegnare al pedale il wah wah, decidere quanta è l'ampiezza e se poi vogliamo usare un po' di amplificazione, configurazione diversa, un po' di saturazione, si può cambiare un po' le Q, dare un po' di acuto, un po' di media. Poi è tutto molto veloce, come sapete, voglio tap tempo. Tutte queste cose si possono salvare in un attimo. Ora io sto lavorando sulle cose che avevo fatto, ma chiaramente poi c'è tutto il mondo. Il mondo Hammond, che anche lì si entra in un altro pianeta un'altra volta, nel senso che adesso torno, diciamo, su una patch vuota che avevo fatto di pianoforte dove sotto ho messo questo. Questa è una cosa che io per esempio uso molto. E così chiaramente in questo contesto fa quell'effetto, ma poi anche a livello solistico, secondo me, dice ancora la sua, eh. Percussioni, senza. Va magari utilizzato in un modo un po', come dire, più. Bisogna stare più attenti perché la risposta non è esattamente quella alla quale siamo abituati oggi, no? Cioè, nel senso che
Nel senso che poi alla fine ce l'ha, anche la saturazione è sempre stata bella quella di Nord. Poi è chiaro, va a gusti, c'è chi lo critica, l'organo, criticano anche quello moderno, non so come dire. Io questo qui l'ho usato in tante situazioni, mi sono trovato comunque bene. Poi mi ricordo che quando uscì questo suono qua, proprio questo che c'è in questo modello, fu insomma una bella rivoluzione. Era contenuto in queste tastiere come l'elettro, no? E, insomma, si suonava con questo suono e funzionava. Non so come dire, non c'erano grossi problemi. Anche perché, ripeto, dalle casse, così, queste cose funzionano, hanno un bel peso. Per non parlare poi del synth, che comunque, cioè, il sintetizzatore è proprio bello, ci sono delle cose veramente belle. Nel senso che poi anche lì non manca niente. Ripeto, torno a una patch dove io ho agito, in questo caso ho questo synth. I synth che sono all'interno sono già interessanti, ci si può lavorare. Abbiamo anche un equalizzatore. E questo è solo uno. Chiaramente noi possiamo partire da zero, possiamo usare il dual, il multi, unire più forme d'onda. Poi andare sull'altro pannello e unirli. Ora io sto giocando così un po' casualmente, lavorare separatamente solo su uno, cambiare la categoria. Esatto, una cosa del genere. Unirli. Adesso ripeto, sto giocando, ma ci si può fare davvero qualsiasi cosa, garantisco. Poi c'è anche il fatto che, appunto, per ognuno di questi sintetizzatori, per ognuno dei pannelli, abbiamo a disposizione chiaramente tutto quello che vogliamo, cioè nel senso l'amplificatore lo vogliamo mettere sul synth, lo mettiamo sul synth, saturiamo.
Delay. Reverberi, quello che ci pare. Chorus. Non lo so, io sento comunque una pressione, una presenza ancora notevoli. Non c'è niente da fare. Suonano bene queste cose, suonano bene queste tastiere. Poi conoscete perfettamente tutte le possibilità che ci sono. Avrete visto un miliardo di video riguardo le tastiere della Nord, in particolare la Nord Stage, che è quella che dà più opportunità. Ma qui comunque tornando poi alla semplicità di un pianoforte, la cosa che stavo dicendo prima è abbastanza importante, almeno secondo me, perché è quella che cerchiamo un po' tutti, no? Un rapporto con la tastiera che sia immediato e giusto fin dall'inizio e che tolgo l'equalizzatore. Stessa cosa vale per il piano elettrico. C'era un filo di compressione ma non si sentiva neanche. Adesso non c'è niente. Poi è chiaro, c'è l'altra questione, quella dei gusti personali. Io li ho riprovati tutti i pianoforti, ho rifatto tutto il giro, il White Grand lo conosco benissimo, l'ho usato tantissimo dal vivo, qui non lo potevo usare, ma l'ho usato dal vivo una vita. E alla fine comunque quello nuovo mi sembra di aver capito che sia molto scuro, molto chiuso, sia più per una questione così più produttiva. Ma in generale comunque con i pianoforti è una questione personale. Io non ho mai... ho sempre trovato il modo, ma alla fine non ho mai, non era mai il pianoforte che avrei voluto, no? Però funzionava benissimo, andava benissimo e ci ho fatto tanti anni e tutto quanto. Poi si cambia, si cercano nuove soluzioni. È anche così una questione di stimoli, no? Per trovare cose nuove, magari perché non si è completamente, non ci si trova completamente a casa propria con determinate cose. Devo dire che con queste vecchie, poi alla fine anche quei suoni che sono così, diciamo, considerati poveri, no? Non che sia considerato povero, il Lady D è sempre stato considerato da tutti uno dei più belli, ma è una questione proprio di interfaccia, non so come dire, la tastiera, le cose. Mi trovo a casa con alcuni dei modelli nuovi, spesso mi sono ritrovato, nonostante ci sia la stessa tastiera, non ci sia la stessa tastiera, non so come spiegarlo. Comunque qui, allora, vi dico una cosa strana che magari non ha senso, però c'è come se ci fosse, come se avessi davanti uno strumento vero.
lo so, è difficile spiegarlo. È piacevole suonarla e tutta una serie di altre cose. Adesso io vi ho fatto una cosa veloce perché tanto la conoscete benissimo, conoscete tutto di di questi modelli vecchi. È ancora un affare nel 2023 comprare questa? Se i pianoforti, se ci si accontenta dello spazio per i pianoforti e i piani elettrici, si trova il proprio timbro e si usa quello, assolutamente sì. Anche perché il synth è ancora validissimo a mio parere, l'organo fa il suo e in certi contesti c'è anche un bel tiro, nel senso che poi tornando lì ci si può lavorare, si può arrivare. Cioè, nel senso, in un contesto di band suona benissimo. Io a questo punto, vabbè, lascio a voi, come dire, il giudizio, no? Scrivetemi quello che pensate. C'è l'opportunità di metterlo in mono, il piano, per le situazioni live, magari quelle un po' complicate. Ditemi anche la vostra perché mi interessa sapere cosa ne pensate, qual è la vostra esperienza. Io vi ringrazio come sempre, vi saluto, ringrazio tutti perché siete sempre gentilissimi. Io faccio anche questi video così un po' di revival, ma perché mi capitano a casa delle cose, le riscopro, cambio idea, insomma, si sa, si rivedono, no, i propri giudizi nei confronti delle cose, si riascoltano, ma in realtà, bene o male, in questo caso ho sempre avuto la sensazione che questi strumenti della prima ora di Nord fossero molto molto efficaci, avessero un timbro, non so come dire, e una permettessero di avere questa sensazione così da strumento. Quindi, insomma, niente, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i miei video riguardo le tastiere divisi per categorie di tastiere, insomma, tutte queste cose. E anche i miei libri, la mia musica, insomma, tutte le mie cose. Iscrivetevi al canale perché la maggior parte di quelli che guardano i video non sono iscritti. Se vi iscrivete mi fate un favore, aiutate il canale ad andare avanti. Un abbraccio, a sabato prossimo. Ciao ciao.